fan dei BTS sanno che i music video del gruppo sono collegati fra loro. In questo modo i BTS stanno creando un universo alternativo che hanno chiamato Bangtan Universe, con loro 7 come personaggi, ispirandosi all'universo dei supereroi Marvel, come dichiarato da RM in questo articolo. La storyline del Bangtan Universe è come un puzzle da montare, i cui pezzi ci vengono mostrati attraverso diverse tipologie di video. Ma anche tramite i testi e le coreografie delle canzoni, le foto concept con i relativi tag, blog e account fittizi, il webtoon Save Me, i diari dei notes allegati agli album e infine tramite i libri della Smeraldo Books. Non c'è un vero ordine cronologico, le varie parti di storia sono rimescolate come un mazzo di carte. Probabilmente si tratta di un espediente creato per stimolare i fan a non concentrarsi semplicemente sulla trama. Il modo in cui vengono accostate le scene, infatti, ci aiuta a comprendere i messaggi più profondi che la storia vuole comunicare. Scene diverse poste in sequenza, come queste tratte dal prologo del webtoon, hanno lo stesso significato simbolico. Inoltre, molte scene possono essere decifrate grazie alla loro associazione con film, libri, avvenimenti storici, altri gruppi musicali e via dicendo. Ogni scena diventa quindi come una lettera di un alfabeto fatto di immagini, creato per comunicarci i significati che si celano dietro la trama. I primi simboli di questo alfabeto sono comparsi nel primo episodio della BTS Live Trilogy, trilogia annunciata dal teaser che state vedendo. Questo episodio è composto dai VCR proiettati al concerto BTS Begins, le cui scene ricordano alcune tavole del webtoon Save Me. I ragazzi fanno tardi a scuola e vengono puniti da un insegnante che li spedisce tutti a ripulire un'aula a ripostiglio. In questo modo fanno amicizia e l'aula diventa il loro rifugio, come descritto anche nei diari dei notes. L'aula a ripostiglio contiene un collage di frasi su una parete. Queste frasi sono citazioni prese da uno dei classici della letteratura distopica, il libro 1984 di George Orwell. La storia di Orwell è ambientata in un mondo dominato da un unico partito, guidato da un personaggio detto Grande Fratello. La guerra e pace, la libertà e schiavitù, l'ignoranza e forza sono i 3 slogan principali del partito. Le persone sono costantemente riprese e controllate dai cosiddetti teleschermi, similmente alle telecamere che riprendono i BTS. I teleschermi, inoltre, mandano continuamente in onda slogan di propaganda che fanno il lavaggio del cervello alle persone. Per questo esse si convincono di vivere in una società perfetta e solo pochi si rendono conto di essere schiavi. Il riferimento a questo libro è stato recentemente riproposto nelle foto della versione S dell'album Love Yourself Answer, facendoci capire che esso è una parte importante del Bangtan Universe. Il libro di Orwell è una metafora portata all'estremo delle società attuali. Sin dall'infanzia ci viene insegnato cosa è giusto e cosa è sbagliato. Credenze religiose, credenze sulla sessualità, ideali estetici e pregiudizi ci vengono somministrati come delle pillole. Questi valori però non sono sempre giusti, nonostante ci vengano presentati come tali. Pensate ad esempio al valore della famiglia tradizionale in cui molti credono, ma che di fatto riflette l'omofobia e il razzismo della società. O gli stereotipi di bellezza maschile e femminile che plasmano la nostra mente su certi canoni ai quali ci sforziamo di somigliare e ci impediscono così di apprezzare tipi di bellezza diversi a cui dovremmo rieducarci. Tutti questi preconcetti ci impediscono di vedere la realtà senza i filtri ideologici, politici o religiosi del gruppo sociale a cui apparteniamo. Influenzano quindi i nostri pensieri e la nostra personalità e sono visivamente rappresentati nei video dei BTS come veli, tende o bende in riferimento al cosiddetto velo di Maya del filosofo Schopenhauer.
Per integrarci nella società ed essere accettati dalle persone a cui teniamo, cerchiamo inconsapevolmente di modellare noi stessi su questi valori, costruendoci una maschera nella quale finiamo per identificarci, ignorando e reprimendo chi siamo davvero. Questa maschera, che lo psicologo Jung chiama persona, ci impedisce di conoscere e far maturare il nostro vero sé, come vi ho spiegato nel video sul fiore smeraldo. Questo è uno dei concetti chiave più importanti di tutta la musica dei BTS ed è stato spiegato da RM anche nel suo discorso all'ONU. In an intro to one of our early albums, there's a line that says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10. I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. I just tried to jam myself into the molds that other people made. Soon, I began to shut out my own voice. So, like this, we all lost our names. We became like ghosts." Uniformarsi al pensiero comune significa anche diventare manipolabili come burattini. La posizione delle mani sullo sfondo del video di Fake Love e la coreografia della canzone sono la rappresentazione visiva del famoso detto "non vedo, non sento e non parlo" nella sua accezione negativa. Lo stesso vale per la coreografia di Blood, Sweat and Tears. 그리고 후렴구에서는 또 새 원숭이 조각상의 모습을 담아서 뭔가 손으로 입과 눈과 귀를 가리는 그런 표현을 함으로써 진실을 외면한 그래 소년의 모습을 좀 표현을 하고자 했습니다. In questa scena Jin indossa degli auricolari, tramite cui sembra prendere ordini da quello che, grazie ai diari, sappiamo essere il preside della scuola. Il preside simboleggia quindi il controllo esercitato dalla società sulle persone e viene in questo modo paragonato al grande fratello di Orwell. Se notate, Jin osserva le citazioni del libro con la stessa espressione che ha in questa scena di Blood, Sweat and Tears, davanti al dipinto di Peter Bruegel dal titolo La caduta degli angeli ribelli. L'espressione assorta e stupita è quella di una persona che sta realizzando qualcosa, che sta avendo un'epifania appunto, come il titolo della sua canzone. Se vediamo Dio come una metafora dell'ordine sociale e religioso precostituito o del grande fratello di Orwell, l'epifania di Jin consiste nel diventare consapevole della falsità di queste credenze preconfezionate e della necessità di ribellarsi come gli angeli del quadro. Non a caso, una delle citazioni di Orwell scelta per comporre il collage recita: «Finché non diventeranno consapevoli, non si ribelleranno». Ribellarsi significa spogliarsi dei preconcetti e delle maschere, iniziando finalmente a conoscersi davvero e ad amarsi per quello che si è. Solo in questo modo si potranno costruire nuovi valori più autentici e in linea con noi stessi e si potrà agire per migliorare la società. 저희 스스로를 사랑하자는 그런 단순한 문구에서부터 출발해서 저희 자존과 스스로에 대한 가치를 확인하면서 잘 아시다시피 방탄소년단은 데뷔 때부터 같은 시대를 살아가는 청춘들에게 사회적 메시지를 컨텐츠에 담아서 말해왔습니다. 여러모로 회복이 필요한 시대에 살고 있다고 생각해왔기 때문입니다. 방탄소년단과 교감하는 젊은 세대들이 방탄소년단의 컨텐츠를 듣고 즐거워하듯이 먼저 주축이 되어서 우리 사회를 더욱 따뜻하고 성숙한 곳으로 만드는데 큰 역할을 할 수 있기를 기원합니다. Love Yourself 시리즈와 더불어서 Love Myself라는 실천적 캠페인을 통해 자신의 내면에 관심을 가지고 위로하며 자존과 신뢰를 회복하고 진정으로 사랑하자. 그리고 나서 나를 사랑하듯이 타인을 사랑하고 포용하자는 메시지가 바로 저희 빅히트 엔터테인먼트와 방탄소년단이 전하고 싶은 메시지입니다. Now, the last time we met, RM, it was at the AMAs. Yes. And you said, and I quote, "Love is the key for the integration for all of society." Right. La realizzazione di Jin non ha solo conseguenze positive. Purtroppo è accompagnata dal crollo di ogni certezza e porta alla demolizione della nostra personalità, che inizia a dubitare di tutto, cadendo nel caos. Proprio come accade a Neo nel film Matrix, dopo aver scelto di ingerire la famosa pillola rossa, pillola che Jin tiene in mano. Matrix è ovunque, è il mondo
che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Una prigione per la tua mente. Pillola azzurra, fine della storia. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. La scelta della pillola rossa porta quindi a una sorta di rinascita, ad un risveglio, come il titolo del solo di Jin, Awake. Il mondo in cui stavamo vivendo era infatti un'illusione, un sogno che dobbiamo infrangere. La citazione inserita all'inizio dello short film, tratta dal libro Demian di Hermanès, ha lo stesso significato. The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born must first destroy a world. The bird flies to God. That God's name is Abraxas. L'uccello rappresenta il desiderio dell'individuo di liberarsi dalle prigioni ideologiche e dalle maschere, a loro volta simboleggiate dall'uovo. L'uovo è quindi il mondo che ci è stato messo intorno, come Matrix, ma rappresenta anche la nostra falsa personalità, e cioè la persona. Bisogna distruggerlo per volare verso Abraxas, un'antica divinità usata come metafora del vero sé dallo psicologo Jung, al quale S si è ispirato. La pillola rossa è quindi il simbolo della conoscenza della verità e della ribellione al sistema. Nel secondo episodio della trilogia, The Red Bullet, essa si trasforma nel proiettile rosso che viene scagliato contro il professore. Mentre nel terzo episodio, Wings, la pillola compare sotto forma di una mela rossa, la mela della conoscenza che Eva addentò nel giardino dell'Eden, disubbidendo a Dio. Infine la pillola, il proiettile e la mela rossi si trasformeranno nel diario rosso, il diario del fiore smeraldo, che è il simbolo fondamentale della verità e del vero sé nella serie Love Yourself. Nelle storie dei BTS il mito della caduta è rappresentato in varie forme. Abbiamo il mito di Adamo ed Eva, quello dell'angelo caduto e il mito di Icaro, tutte figure che caddero dai cieli a causa della loro disobbedienza. La caduta è quindi un'altra metafora della ribellione, del crollo delle certezze e della distruzione dei falsi valori e della persona, e ciò viene raffigurato in svariati modi. Sia con la vera e propria caduta dei ragazzi che fluttuano sospesi nell'aria, sia come vetri che si rompono, fenditure nel terreno, spaccature sulla maschera invisibile indossata da Jin, lacrime colorate che solcano il viso come crepe. Al tempo stesso, ribellione e distruzione vengono rappresentati nella storia del Bangtan Universe con i vari traumi dei ragazzi, ma di questo parlerò nei prossimi video. Ricapitolando, i BTS vedono la società come un'entità che impone determinate regole standard, spesso sbagliati, che finiscono per influenzare molte persone impedendogli di vedere la realtà delle cose e di sviluppare una personalità e delle idee genuine. Dio, il preside, il professore, il padre, il grande fratello sono tutte metafore che rappresentano la società e il mondo adulto. Le credenze che ci impediscono di vedere sia la realtà esteriore, e cioè com'è veramente il mondo, che quella interiore, e cioè chi siamo davvero noi, sono invece rappresentate come teli, tende, coperte, mani davanti agli occhi, maschere e in generale barriere di ogni tipo. La società, quindi, crea intorno a noi un mondo falso, ordinato con regole precise. Per alcuni questo mondo è rassicurante, in quanto protegge dal caos e dal peso delle responsabilità. Chi invece si accorge di vivere in un mondo falso e si ribella alle convenzioni sociali ha la possibilità di trovare il suo sé autentico. Ma la strada verso se stessi, come ci insegna anche S, è costellata di ostacoli da superare. È un vero e proprio percorso psicologico che viene chiamato individuazione dalla psicologia analitica, di cui Carl Jung è fondatore. È per questo che la Big Hit ha messo in vendita nello shop ufficiale il libro Jung's Map of Soul, che spiega dettagliatamente le varie fasi dell'individuazione, fasi che i BTS hanno rappresentato simbolicamente nei loro album. Love Yourself Her, ad esempio, riguarda l'archetipo dell'anima.
Anche il debutto dei TXT, per chi di voi li segue, è legato a questi temi e tratta in particolare dell'archetipo dell'ombra, che è la controparte della persona, ciò che la maschera nasconde. The boy was scared. He was afraid of what people would say. Ho già parlato della possibilità che gli universi dei BTS e dei TXT siano legati. Se siete interessati a dei video sul percorso di individuazione in relazione al Bangtan Universe, scrivetemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, sono in arrivo altri video per voi. Grazie per la visione e a presto!